Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima lezione introduttiva sull'ambiente di amministrazione di Office 365 in cui cercheremo di capire di cosa si tratta. Office 365, come puoi vedere da questa diapositiva, è un mondo di applicazioni che interagiscono tra loro. Questo corso non riguarderà una singola di queste applicazioni, ma riguarderà soltanto l'ambiente di amministrazione che costituisce il presupposto per poter utilizzare queste applicazioni. E queste applicazioni sono pensate sì per essere utilizzate anche singolarmente, ma usate singolarmente non darebbero il loro meglio, cioè non sarebbero utilizzate al massimo delle loro potenzialità, perché queste applicazioni sono utilizzate al massimo delle loro potenzialità dal punto di vista dell'organizzazione aziendale o dell'organizzazione anche non di business soltanto se vengono fatte interagire tra loro, perché queste applicazioni, appunto, come puoi leggere in queste poche righe nella tua lingua, interagendo tra loro producono delle soluzioni organizzative aziendali che sono superiori rispetto a quelle che si otterrebbero utilizzandole singolarmente. Qui ho inserito queste frecce per far vedere come queste applicazioni possono interagire tra loro. Per esempio, utilizziamo un file di PowerPoint che può essere condiviso in OneDrive. Una volta condiviso in OneDrive, per esempio, un altro membro dell'organizzazione o anche un utente esterno potrebbe apportare una modifica, rimarrebbe la versione precedente del file e il file è modificato con il nome e il giorno e l'ora di chi lo ha modificato. Allo stesso modo questo file potrebbe essere condiviso in Teams tra i membri del gruppo e una volta condiviso in Teams, siccome quando si apre un gruppo in Teams si costituisce anche un ambiente OneDrive per quel Teams, il file andrà automaticamente anche in OneDrive. E quando per esempio si apre un piano in Planner si costituisce automaticamente un gruppo Office 365 e un sito SharePoint e quando apriamo un piano in Planner e anche un sito SharePoint si costituisce automaticamente un ambiente in OneDrive e anche un ambiente in Outlook con una casella di posta elettronica condivisa di quel sito SharePoint o di quel team se abbiamo aperto un team in Teams e un calendario condiviso tra i membri del gruppo che apparterranno a quel team in Teams o che saranno membri di quel sito SharePoint. Quindi da queste poche parole avrai già capito che si tratta di un mondo di applicazioni da utilizzare al meglio facendole interagire tra loro. Prima di fare tutto questo, però, è necessario capire come funziona, ed è questo l'oggetto del corso, l'ambiente di amministrazione di Office 365. Quindi andando a vedere come si inseriscono i membri, come si inseriscono gli ospiti, i semplici contatti, come si costituiscono i gruppi sulla base dei membri e degli ospiti che sono stati inseriti, come si creano le caselle di posta elettronica condivise. E adesso ti farò vedere anche un po' come funzionano queste applicazioni, ma soltanto per darti l'idea di quello che devi sapere prima di andare ad utilizzarle, cioè prima di andare ad utilizzare e a far interagire queste applicazioni è necessario capire come funziona l'ambiente di amministrazione Office 365 anche in termini di poteri che l'amministratore potrà dare ai singoli utenti all'interno dell'organizzazione, perché poi da quello dipenderà quello che i membri, gli ospiti potranno fare all'interno delle singole applicazioni. In Teams, in SharePoint, in Planner, per esempio, si potrebbe dare l'autorizzazione a un soggetto come SharePoint Administrator e ovviamente quel soggetto potrà fare tantissime cose all'interno del sito SharePoint che amministrerà, ma per esempio non potrà conferire il potere di modificare dei file a un ospite se quell'ospite o quel membro non è uno SharePoint Administrator, quindi
per far sì che quella persona, se è necessario dal punto di vista lavorativo, possa collaborare alla modifica dei file, è necessario che anche lo SharePoint Administrator passi attraverso l'amministratore, perché l'amministratore conferisca a quel membro, a quell'ospite, il potere di SharePoint Administrator. A quel punto lo SharePoint Administrator di quel sito potrà conferirgli il potere di modificare i file. Quindi, fatta questa importantissima premessa che costituisce la base per poter capire come utilizzare al meglio Office 365, e ripeto, questo sarà un corso non su queste singole applicazioni e nemmeno soltanto su una di esse, ma sull'ambiente di amministrazione, andiamo un po' a vedere come possono funzionare queste applicazioni all'interno di Office 365. Quindi questo è l'ambiente di amministrazione che vedremo approfonditamente. Cliccando qui su amministrazione raggiungiamo questo ambiente da cui andremo a occuparci di tutti gli argomenti di cui ho detto prima, che saranno oggetto del corso, quindi gli utenti, gli ospiti, i contatti, l'amministrazione dei gruppi e dei teams, la creazione delle caselle di posta elettronica condivise e tanto altro. Una volta fatto questo, potremo andare a dire: ok, adesso costituiamo un team in Teams, come per esempio io ho fatto qui nel caso della costituzione di tutti questi teams, che potranno anche essere o meno legati a dei siti SharePoint o a dei piani in Planner. Qui, come vedi, in Teams si potrà collaborare condividendo i file, si potrà collaborare scambiandoci dei messaggi nel gruppo o dei messaggi individuali tra i membri del gruppo, si potrà aprire automaticamente una videoconferenza oppure programmarla, così come in Planner si potrà andare a fare un piano per realizzare un nostro obiettivo, che può essere aziendale, ma come in questo caso può essere anche di studio, in questi casi in questi altri casi aziendale, la commercializzazione dei vini toscani in America, per uno studio legale l'organizzazione del procedimento penale che dobbiamo seguire in tribunale, il corso di samba per bambini nel caso di un'attività ludica o altro ancora. Ecco, con Planner possiamo pianificare tutte le nostre attività. Questo è l'ambiente SharePoint, dove per esempio possiamo andare a vedere uno dei siti SharePoint che sono stati creati qui dentro. Questo per esempio è un sito SharePoint collegato alle battaglie della seconda guerra mondiale, che è un piano, come hai potuto vedere, in Planner, e che ovviamente sarà anche un team in Teams. Poi abbiamo l'ambiente Power Apps, dove possiamo creare applicazioni che poi saranno utilizzabili anche su smartphone o tablet, oltre che su desktop, per svolgere tante funzioni aziendali. Per esempio, io con questa applicazione ho fatto sì che possa assegnare all'interno di Planner delle attività ai singoli soggetti del gruppo che fanno parte del piano anche da smartphone molto velocemente, o che possa loro inviare una mail molto velocemente. Quando apriamo un sito SharePoint o un piano in Planner, possiamo vedere che si costituisce anche un ambiente in OneDrive dove saranno condivisi tutti i file del gruppo, e da questo ambiente per esempio potremo andare a dire che questo file lo vogliamo condividere con un determinato soggetto, perché poi lui possa apportare delle modifiche che rimarranno indipendentemente dal file precedente. Quindi rimarrà il file su cui lui ha apportato le modifiche e quello precedente per fare il confronto con le modifiche apportate. Abbiamo l'ambiente Outlook, che si crea automaticamente quando apriamo un sito SharePoint o quando creiamo un piano in Planner. Qui si crea automaticamente un calendario condiviso tra i membri del gruppo, tra i membri che fanno parte del sito SharePoint o che fanno parte di un determinato piano o che fanno parte di un team in Teams. Per esempio, quando creiamo un piano in Planner, tutte le attività che inseriremo all'interno del piano andranno a finire anche nella lista to do, dove potremo aggiungere anche altre attività che non hanno niente a che vedere con i piani.
Per esempio, nei calendari potremmo sincronizzare il calendario di uno dei piani. Per esempio, qui commercializzazione dei vini toscani in America è un piano in planner, ma io ho fatto in modo che il calendario del piano si vedesse di colore diverso anche all'interno di Outlook e quindi possa vedere in questo ambiente sia quello che inserisco personalmente all'interno di Outlook, sia quello che Office 365 pescando dal piano in planner mette automaticamente all'interno del calendario di Outlook. E poi abbiamo anche OneNote e ovviamente anche altre applicazioni, ti ho fatto vedere quelle principali. Abbiamo anche OneNote che si apre automaticamente quando per esempio costituiamo un sito SharePoint o un piano in planner. Ora qui io ho creato questo piano dove degli studenti stanno facendo una ricerca sulla seconda guerra mondiale e in OneNote automaticamente si è creato questo blocco note dove tutti i membri di questo piano, le battaglie sulla seconda guerra mondiale, potranno andare a prendere degli appunti che possono essere utili alla ricerca, in questo caso che devono fare, oppure all'attività aziendale che c'è da svolgere in quel determinato momento. Quindi, come hai potuto vedere, Office 365 è un ambiente potenzialmente molto utile per gestire un'attività aziendale, ma anche un'attività non di business. Però prima di andare a utilizzare tutte queste applicazioni che, come ripeto, non saranno oggetto di questo corso, bisogna vedere come amministrare l'ambiente di Office 365, come andare a dare i poteri agli utenti e agli ospiti che abbiamo creato, come creare i gruppi Office 365, come creare innanzitutto l'architettura della nostra organizzazione in Office 365, che è cosa importantissima, come andare un domani a creare anche delle caselle di posta elettronica condivise. Quindi diciamo che questa lezione di presentazione e introduttiva può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!